Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo. A metà mese poi pubblicherò l'oroscopo con la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere una lettura più completa, potete ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate la mia mail e il link di un video che spiega proprio come unire il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami Leone. Grazie. Wow, la morte. Leone, periodo di trasformazione. È un periodo quello che entra per voi che probabilmente vi porterà a, tagliare con delle cose magari del passato che non vi servono più. C'è quello che è una rinnovata, trasformazione se vogliamo. Per qualcuno può far riferimento a determinate abitudini di vita, dove magari si decide di lasciare indietro, non lo so, ma lo zucchero, piuttosto che il fumo, piuttosto che il gioco. Oppure, potrebbe far riferimento al fatto che si tagli con qualche tipo di, comportamento, relazione o, situazione. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo allora, partiamo con un 5 di pentacoli, poi abbiamo un asso di pentacoli, la carta dell'imperatore. Quindi il 5 di pentacoli parla è una carta che comunque parla di qualche tipo di perdita. Normalmente sono perdite a livello, diciamo così, finanziario, a livello monetario, ma potrebbero anche essere perdite, a livello così, diciamo, emotivo se vogliamo, no, andiamo poi a vedere dopo spiegando, di che cosa si tratta nello specifico. Abbiamo comunque poi anche un asso di, pentacoli e l'asso di pentacoli promette bene, nel senso che è una bella carta, è una carta di inizio, è una carta di chi ha trovato una nuova via, una nuova strada. Può anche far riferimento a quello che è un dono, un aiuto, un dono proprio di tipo economico, magari c'è qualcuno che vi fa un regalo insomma, o potrebbe anche far riferimento a quelli che sono i doni, di tipo divino, per qualcuno potrebbe anche, mhmm diciamo così, arrivare un momento dove si iniziano ad affinare, alcune doti percettive, Allora l'imperatore parla di quello che è una sorta di stabilità, una sorta di sicurezza, di concretezza da un punto di vista materiale e sento che qualcuno sta un po' puntando a cercare quel tipo di sicurezza, che sì è vero, essendo un imperatore è una sicurezza materiale, ma anche solo una sicurezza. Sento come se maggior sicurezza in se stessi, mh. Abbiamo la luna. Allora la luna parla di molte cose, andremo dopo a vedere nelle spiegazioni di che cosa si tratta nello specifico, ma, sento che qui c'è qualcuno che per certi versi non vuole guardarsi proprio a fondo. È come se ci fosse un qualche tipo di lavoro, magari inerente alle paure, che in questo momento non si, avesse il coraggio, la forza, il tempo, insomma quello che è. È come se in questo momento non si riuscisse a fare questo tipo di lavoro. Abbiamo poi il Fante di Pentacoli e qui sento che molte persone si stanno impegnando in quello che è un qualche tipo di studio, un qualche tipo di ricerca, un qualche tipo di anche lavoro potrebbe essere. Il Fante scusatemi, il 5 di spade parla comunque di quelli che sono determinati conflitti, quindi per certi versi sento che vi dobbiate aspettare determinati tipi di conflitti, anche perché pensiamo che la morte crea quello che è una trasformazione, quindi, ogni tipo di cambio crea qualche attrito, okay, e quindi potrebbe essere per quello che qui abbiamo questo 5 di spade. La stesa comunque finisce bene, perché finisce con un 6 di spade e con la carta del mondo. Quindi il 6 di spade è una carta che parla di riconoscimenti, una carta che parla di successi e abbiamo il mondo, che parla di quello che è un compimento, la chiusura di un ciclo per iniziare un ciclo nuovo. Vi faccio presente che avete 3 arcani maggiori, quindi è una stesa abbastanza potente. Andiamo a vedere adesso nello specifico che cosa vogliono dire queste carte. Cerchiamo di spiegarle un pochettino meglio, okay, perché comunque dico, il mondo alla fine del periodo,
ehm, porta a quello che è la fine di un ciclo, la fine di un periodo se vogliamo, un compimento, un nuovo rinascere, okay? Qui avete il mondo che parla di fine di cicli e qui avete l'asso che parla di inizi di cicli. Okay, allora spiegatemi il 5 di, pentacoli per piacere, grazie. Allora, il 5 di pentacoli è spiegato da quello che è la forza al contrario e il 6 di pentacoli. Allora, per qualcuno, questo 5 di pentacoli fa riferimento a un qualche tipo di libertà, sento, che si è persi, okay, è come se avendo la forza al contrario non ci fosse più tanto, quel tipo di forza appunto per quel coraggio se vogliamo, per staccarsi da qualcosa. Il 5 di pentacoli molte volte fa anche riferimento a quelle che sono le codipendenze, potrebbero essere codipendenze di tipo fisico o affettivo, okay? Quindi qui sento che c'è qualcuno che sta facendo un qualche tipo di lavoro per lasciarsi indietro questa sorta di attaccamento, è come se si stesse cercando la forza di andare oltre questo 5 di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso di okay, allora l'asso di pentacoli è spiegato da un asso di bastoni al contrario, da un altro asso di pentacoli al contrario e da un 10 di spade. Di nuovo 10, asso e asso. Siete proprio in una fase di chiusura di ciclo e apertura di un altro ciclo. Quello che si sente è che per certi versi dovete riuscire a lasciarvi indietro quello che è la sofferenza del passato. Dovete lasciarvi indietro quelle che sono magari le credenze che vi hanno fatto soffrire fino a quel momento, perché sento che è vero, c'è questa nuova possibilità, ma in realtà un passo, se vogliamo, concreto in questa direzione ancora non lo state facendo. È come se steste ancora uscendo da quest'onda del 5 di pentacoli. Andiamo a vedere l'imperatore per piacere, grazie, 2 carte per okay. Allora l'imperatore è spiegato da un altro imperatore al contrario, da un 10 di bastoni, da un 8 di pentacoli e da un fante di pentacoli. Allora qui si parla di lavoro fondamentalmente. Poi per carità, magari qualcuno vibra come una stesa d'amore, però, sento che per molti vibra o come una questione personale o come una questione di lavoro. E qui di nuovo sento che c'è qualcuno che ancora non si vorrebbe la stabilità di cui mi parla l'imperatore, ma ci sono ancora delle cose che non si riescono a lasciare indietro e sento che sono credenze limitanti. Sento che è un qualche cosa inerente alla credenza di quello che si può fare a livello lavorativo, a livello di questo progetto che magari avete o magari a livello di questa situazione, se per voi risuona come una situazione romantica, okay. Comunque sento che c'è ancora un qualche click che bisogna fare ed è fondamentalmente anche qui avevate il 10 che parla della fine del ciclo e dell'inizio di un altro ciclo, qui idem, un 10, fine ciclo e inizio un altro ciclo. Ma bisogna lasciarsi indietro quelli che sono i dolori, i pensieri tossici, le aspettative degli altri, le preoccupazioni e i pesi che non sono vostri. Andiamo a vedere la luna per piacere, grazie. Okay, un altro asso volevo farvi notare, 4 di coppe e asso di spade. Allora, per qualcuno qui sento che questa luna fa riferimento a quello che è il desiderio, se vogliamo, di un aiuto esterno. È come se, vi mancasse quello che è un aiuto esterno per arrivare a questo asso di spade. L'asso di spade è la determinazione a livello mentale, è la chiarezza, di intenti, è l'avere un ordine in quelli che sono i vostri pensieri. Sento che in questo momento questa luna vi crea qualche tipo di distrazione, se vogliamo. Magari c'è qualcuno che invece di focalizzarsi completamente da un punto di vista materiale, perché vi ricordo che qua son pentacoli e il comunque l'imperatore è un 4. Mentre qui con la luna sento che c'è un qualche tipo di paura, un qualche tipo di, timore piuttosto che preoccupazione, che magari risale al passato, nel senso perché essendo la luna si parla appunto di passato, che vi fa rimanere un pochettino lì, che in questo momento siete un attimino come per dire working in progress. Il fante di pentacoli è spiegato dal cavaliere di bastoni e dal 3 di coppe. Quello che sento io è che qui c'è qualcuno che deve un attimino mettersi in testa che quello è l'obiettivo e lì bisogna puntare. Bisogna, diciamo avere la stessa attitudine, di questo cavaliere di bastoni e quindi essere fermi, determinati,
Per certi versi il 3 di coppe fa riferimento a quello che sono gli amici, quindi potrebbe, così farmi pensare al fatto che potreste chiedere, diciamo così, aiuto agli amici, oppure che potreste creare un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di studio e di analisi proprio con un gruppo. Non è che devono essere per forza amici. Il 3 di coppe normalmente parla agli amici, ma non necessariamente, potrebbe anche essere semplicemente un gruppo che magari ne sa più di voi su questo tema, e appunto, e che quindi potrebbe darvi una mano. Andiamo a vedere il 5 di spade, andiamo a vedere che cosa sono questi conflitti che avete. Allora, il 5 di spade è spiegato da un 9 di bastoni, da un 4 di bastoni e da un 2 di, pentacoli. Allora, per certi versi questi conflitti, se vogliamo, che sono anche interiori, sento che con queste 3 carte è un po' come se stesse cercando di capire, ripeto, da che parte andare. Un po' tutta l'energia, no, della stesa. Io sento che qui state cercando di capire se vale la pena, se vogliamo, fare tutti questi sforzi per costruire quello che è la stabilità, quello che è un'unione felice, okay, perché comunque in questo momento avete un 2 di pentacoli, quindi sento che fate un po' fatica, diciamo così, a destreggiarvi, con tutte queste cose, anche perché comunque ricordo che la carta di base è una morte, la morte porta cambiamento e ogni cambiamento porta scompiglio. Quindi prendetela con calma. Allora, il 6 di bastoni è spiegato da un 3 di pentacoli, vediamo che altro mi danno. Okay, wow. Abbiamo un 3 di pentacoli, la stella, un 3 di bastoni e un altro 3 volte 3, 3 volte 3. Okay. Sento che per certi versi avete bisogno di quello che è un riconoscimento da un punto di vista esterno, okay, è come se voi ne aveste proprio bisogno, sento, come se tutti questi conflitti interiori, questo non sapere bene da che parte andare, sento che, avevate anche un 4 di coppe? Sì, qua. Sento che proprio è una questione di essere riconosciuti, se vogliamo, proprio, dalla società, dall'intorno, nel quale voi siete, okay? Avete anche un 3 di bastoni che parla di quello che è l'affrontare un viaggio, l'affrontare un progetto, e un 3 di spade che parla comunque di un qualche tipo di io sento che qui c'è un qualche tipo di sofferenza legata a qualche viaggio, legata a qualche tipo di spostamento, magari per sviluppare questo tipo di progetto dovete spostarvi, anche se non ho sinceramente carte di mondo o similari. Vabbè, ce l'ho qua il mondo, quindi sì, potrebbe essere che per qualcuno si tratti di spostarsi a livello fisico, magari trasferirsi per questo tipo di lavoro. E qui abbiamo un 10 di spade che, essendo un 10 di nuovo è la chiusura di un ciclo, e la scusate, un 9 di spade perché il 10 ce l'avevo qua, che quindi mi parla di nuovo di quelli che sono i pensieri, le preoccupazioni, le cose, se vogliamo, guardate, è uscita la sacerdotessa, e di nuovo mi parla di quello che sono le cose nascoste, mi parla di quello che è l'intuizione, mi parla di quello che è una, rinnovata, se vogliamo, sensibilità e il capire determinate cose. Come se qui alla fine della stesa qualcuno entrasse profondamente in contatto con se stesso, visto che c'è anche, uhm, questa sacerdotessa, ripeto, è come se qualcuno entrasse in contatto con se stesso e si desse per certi versi delle risposte. Voglio vedere ancora una carta per piacere, grazie. Il carro, quindi sì, si troverà verso la fine, diciamo, del periodo, quello che è una direzione da dare a questo tipo di progetto, a questo tipo di inizio, perché comunque qui avevate un asso di denari, quindi, vi ricordo che, questo inizio di percorso c'è, è valido per tutti quanti. Magari è vero che non si sa bene da che parte andare, magari è vero che bisogna ancora studiare per approfondire determinati discorsi, è vero che comunque gli aiuti esterni potrebbero venirvi bene, insomma. Però ecco, questa sorta di trasformazione sento che per molti è una trasformazione del metodo, se vogliamo, di lavoro, del modo in cui si lavora, o potrebbe essere una trasformazione degli obiettivi di lavoro. Nel senso che magari qualcuno inizia a correggere il tiro, piuttosto che ad ampliare quello che è il raggio d'azione, e ripeto, sono tendenze energetiche che vanno bene sia se, a voi vibrasse come una lettura di lavoro, piuttosto che magari a livello familiare, piuttosto che magari a livello romantico, okay?
Andiamo a vedere con Osho, il conscio e l'inconscio, quindi che cos'è quello che, si vede e quello che non si vede da parte vostra. Andiamo un po' a vedere. Io intanto vi ricordo che se volete farmi contenta e supportare il canale, potete mettere un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere e commentare. Bene. Conscio e inconscio per i nostri amici del leone. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Allora, abbiamo is guardate che carte bellissime! Il successo, la guarigione e pienezza. Il successo è il 6 di bastoni, quindi vi è uscita un'altra carta, quindi quello che sento è che, come è vero che alla fine del periodo ci sarà questa sorta di riconoscimento, è vero che voi ne siete consapevoli. Io credo che molti di voi sappiano qual è la direzione verso la quale stanno andando, credo che molti insomma abbiano già, dato quello che è la direzione di cui mi parla questo carro, okay, e che siate, come dire, consapevoli del fatto che le cose stiano andando bene. La pienezza è un bellissimo asso di denari, quindi di nuovo siete in questa fase di nuovo inizio, ma io credo che ancora non siate consapevoli di che tipo di abbondanza vi sta per arrivare. E la carta che lega le 2 cose è la guarigione, che è un re di coppe. È una bellissima carta e proprio perché parla di guarigione, parla di quello parla di quello che è un essere coerenti tra quello che si pensa e quello che si fa, o quello che si o quello che si sente insomma. Quindi parla proprio di quello che è, una guarigione in modo completo, perché sento che avrete successo, questo porterà alla guarigione e questo vi porterà alla pienezza. Quindi un po' è un cane che si morde la coda. Più successo avrete, più guarigione avrete, più pienezza avete. Più pienezza avrete, più vi sentirete nel successo, più guarirete e quindi, è un bellissimo ciclo karmico quello in cui state entrando, okay? Vi faccio veramente tanti auguri. Okay, andiamo a vedere un ultimo messaggio, ma difatti avevate la trasformazione, qui avevate la morte. Quindi c'è un bellissimo nuovo inizio ragazzi. La primavera porta freschezza, diciamo così. Allora, andiamo a vedere 2 carte da parte delle fatine, per piacere, grazie. Okay. Allora, vediamo cosa vi danno. Sostegno, bellissimo, e la lego un po' dov'è che avevo visto il 3? Qua. La lego un pochettino a questo 3 di coppe, no, e probabilmente voi avete bisogno di essere sostenuti o può anche essere che voi dobbiate sostenere qualcuno, eh. Comunque quello che dice anche il 3 di coppe è: cercate sostegno fuori perché lo troverete. E poi abbiamo la carta di umiltà. Ecco, sento che il fatto di, riuscire a raggiungere questo tipo di successo, piuttosto che la guarigione, piuttosto che la pienezza, non vi deve comunque far perdere, diciamo così, di vista da dove arriviate voi, ecco, comunque l'umiltà di, dire: "Okay, questo è il mio metodo, funziona per me, magari per gli altri no". Ehm, Comunque sono bellissime carte, ripeto, avete la trasformazione di base, un bellissimo asso di denari qui, un altro qui, avete il mondo alla fine, quindi sono davvero belle carte. Io sento che alla fine del periodo vi sentirete completamente rinnovati, mh? Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.